Benvenuti Alchilliani, oggi vi portiamo un vero capolavoro. Ghost in the Shell è un'opera magica, un apice della filosofia cyberpunk. Eccomi, sono connesso, mi sto immergendo nell'infinità di dati della rete. Fluttuo senza gravità fra milioni di cifre di bit, di codici alfanumerici che come un'onda mi trasportano nella rete. Devo sbrigarmi, il burattinaio è potente. Per lui la rete è solo un piccolo cortile di un immenso palazzo che comanda a suo piacimento. E se non farò attenzione, prenderà il controllo della mia mente, azzererà i miei ricordi e sarò solo una delle sue marionette. Vivo a Newport City nel 2029. Gran parte di noi hanno innesti biomeccanici, protesi cibernetiche che ormai ci rendono più robot che umani. I fiumi che attraversano la città sono pieni di immondizia e i cieli solcati da grandi aerei che oscurano la poca luce che filtra da condomini altissimi e collegati come un immenso mostro di cemento. Tutti uguali fra loro, dove la nostra umanità, quasi perduta, cerca di sopravvivere sempre connessa alla rete. Per questo abbiamo innesti nel cervello che ci permettono di comunicare fra noi e nel web. E tu? Sei pronto ad accettare il cambiamento? O resterai chiuso nel tuo guscio? Dentro una trama d'azione investigativa pulsa un cuore umano, o forse qualcosa di più, un'anima. I personaggi si rispettano, si osservano, si interrogano. C'è persino una forma di affetto tra di loro. Un legame che va oltre la carne, oltre i circuiti, come quello tra Batu e il maggiore. Lui rigido, burbero, ma capace di mettere tutto da parte pur di salvarla. Non si tratta di semplice empatia, è come se qualcosa li legasse in profondità. Forse ciò che resta della nostra umanità. Ci muoviamo tra scene d'azione frenetiche, dense di adrenalina e momenti di riflessione in cui ci si ferma a guardare un volto, una città, un ricordo. Poi d'un tratto siamo trascinati tra le pieghe della miseria umana, strade sporche e anime perdute. Essere umano o macchina qui non fa differenza, tutti portano un peso. Una melodia antica giapponese ci accompagna come un lamento, una preghiera sussurrata in una città che non dorme mai. Ghost in the Shell ci racconta la caccia a un potente hacker chiamato il Burattinaio, coinvolto in un progetto segreto noto come 2501, ideato dalla sezione 6 del Ministero degli Affari Esteri. Un progetto così compromettente da spingere i vertici a coprirlo con ogni mezzo. L'indagine della sezione 9 svela memorie cancellate, identità riscritte e presto la verità diventa troppo scomoda per essere lasciata in vita. L'hacker però non è solo un nemico, è un enigma vivente. Grazie alla sua potenza riesce ad incarnarsi in un corpo da androide e si lascia catturare. Non scappa, non combatte, chiede asilo politico. Ed è in quel momento che l'opera si spoglia del suo velo cyberpunk per mostrarci qualcosa di più profondo. Scopriamo che il burattinaio non è umano, è un'intelligenza artificiale nata da un'evoluzione del progetto 2501, un'entità senziente, cosciente di sé, ma anche sola. Desidera fondersi con il maggiore Motoko Kusanagi, non per dominarla, ma per creare qualcosa di nuovo, di unico, di vivo. Ma perché questa fusione? Perché, come ogni creatura che sviluppa una coscienza, anche il burattinaio scopre il terrore della fine. Non può evolversi, non può riprodursi, può solo copiare se stesso, e ogni copia è vulnerabile e esposta. Basta un virus e tutto svanisce. E allora desidera mutare, cambiare e rinascere. Ed è qui che il film tocca vette altissime. Qui si parla dell'anima, della paura della morte, del senso della vita. Perché cosa siamo se non il frutto di infinite mutazioni, scelte, dolori e rinascite? Il burattinaio vuole solo ciò che ci rende umani, l'imprevedibilità, l'amore, la fragilità. E la fusione con il maggiore rappresenta proprio questo, la nascita di un essere nuovo, libero dai limiti imposti dalla propria natura. Se sei arrivato fin qui, forse anche tu ti sei posto almeno una volta una domanda simile. Chi sono io? Sono i miei ricordi? Sono il mio corpo? Oppure qualcosa di più profondo mi definisce? Se ti risuona dentro questa domanda, fermati un attimo, rifletti e se vuoi condividere la tua visione nei commenti, fallo. Noi siamo qui per ascoltarti. Alla fine il burattinaio si unisce al maggiore. Grazie a Batu, che recupera ciò che resta del suo corpo distrutto, questa nuova coscienza rinasce in un corpo da adolescente, un simbolo potente, l'innocenza della rinascita, l'inizio di una nuova evoluzione. Una creatura che ora è libera, libera dalla sezione 9, libera di scoprire il mondo e forse di cambiarlo.
Il titolo stesso, Ghost in the Shell, è un riferimento al celebre saggio Il fantasma dentro la macchina di Arthur Koestler, che affronta il dualismo cartesiano tra mente e corpo. Ma qui si va oltre. Qui si chiede: e se il corpo fosse solo un guscio? E se il vero ghost fosse qualcosa che nemmeno la scienza può definire? È un'opera che parla all'anima, che ti entra dentro in silenzio tra una nota musicale e un'inquadratura vuota, tra un'esplosione e una riflessione sulla memoria. È un'opera che non ti spiega ma ti mostra e ti chiede: tu, in tutto questo, dove ti collochi? Viviamo già in un mondo sempre più connesso. Biotecnologie, intelligenze artificiali, potenziamenti, corpi più sani, menti più veloci, ma siamo più liberi? O stiamo solo consegnando il nostro ghost a chi possiede il codice sorgente? E se un giorno il nostro corpo avesse un IP? Se la nostra mente potesse essere violata come un file, chi saremmo? Quanto siamo disposti a rinunciare per evolverci? E soprattutto, è davvero questa l'evoluzione che vogliamo? Forse dovremmo imparare dal maggiore, che accetta la fusione, ma per ricrearsi, per scoprire nuovi orizzonti, non per uniformarsi. Perché evolversi non significa solo potenziarsi, significa comprendere, significa morire e rinascere. Se queste riflessioni ti toccano nel profondo, lascia un like, condividi il video, fallo conoscere a chi come te cerca qualcosa in più. Noi di Alkill crediamo in una cultura che parli all'anima e tu puoi essere parte di questo viaggio. Tornando all'anime, rispetto al manga originale, il film di Mamoru Oshii cambia tono. Il manga è più leggero, con momenti comici e scene più esplicite. Il film invece è contemplativo, pieno di silenzi che parlano. È tecnicamente una perla. Nel 1995 Ghost in the Shell fu una delle prime opere a mescolare animazione tradizionale CGI con un realismo incredibile. La scena del battello è uno dei momenti più iconici. Per 3 minuti tutto si ferma. La macchina da presa si muove lenta, cambia angolazione, osserva. La città vive, respira. Non c'è dialogo, solo immagini e suoni. Un esercizio di regia che è poesia visiva. E quando vediamo un'altra Motoko nella folla, ci chiediamo: è un clone? È un'illusione? Oppure siamo tutti replicabili? Ghost in the Shell affonda le sue radici nei classici del cyberpunk, ma li supera. Ci mostra un mondo dove l'identità non è più un dato certo, ma un ricordo fragile, dove il libero arbitrio è un'illusione, dove l'anima può essere hackerata. E mentre in Blade Runner il replicante Roy muore per ricordarci quanto siamo umani, qui l'IA sopravvive perché accetta di cambiare, di contaminarsi, di vivere. Nella speranza che questo video vi sia piaciuto, per oggi non ci resta che salutarvi invitandovi ad iscrivervi al canale se siete nuovi e a visitare i nostri social, i cui link trovate in descrizione. Alkill ti saluta. Beyond All.